Ciao a tutti e bentornati. Nel video di oggi parleremo di come noi studenti squattrinati riusciamo comunque a gestire quei pochi soldi che abbiamo qua in Svezia senza diventare pazzi. Ci sono alcune cose da fare prima di partire e la prima su tutte è controllare con la propria banca che la vostra carta di credito, il vostro bancomat o carta di debito, qualsiasi cosa abbiate, siano abilitati per fare acquisti sia online che in loco all'estero. Questa è la prima cosa da fare perché non vorrete trovarvi qui in Svezia o in qualsiasi altro stato senza carte perché sono bloccate per gli acquisti fuori dall'Italia. Quindi, prima cosa da fare, subito andate in banca, prendete appuntamento se vi serve e controllate che tutte le vostre carte siano abilitate per fare acquisti anche all'estero. Una volta fatto questo, non correte a cambiare contanti. Qui in Svezia non usano contanti quasi mai, nel senso che io da quando sono qui non li ho mai usati, le persone che sono con me non le hanno mai usate, quindi in generale state calmi, non cambiate contanti, le banche non credo che ve li cambieranno, almeno a me non li hanno cambiati quando ho chiesto e quindi non userete contanti, voi andate tranquilli con le vostre carte, assicuratevi di avere soldi sopra, ma non correte ai contanti. Un'altra cosa che vi consiglio di fare è di cercare delle carte contactless che siano compatibili con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, qualsiasi servizio di pagamento dal vostro telefono. Non perché sia obbligatorio, ma perché semplicemente è molto, ma molto più comodo poi continuare a pagare, continuare a andare in giro con questi servizi perché almeno con le mie carte devo ogni volta inserire il codice, anche per acquisti di basso valore, tipo un caffè o non so, il pranzo. E quindi con i servizi di Apple Pay, ad esempio, è quello che uso io, posso pagare tranquillamente contactless e non inserire nessun codice, non dover fare niente, semplicemente appoggiare il mio telefono o l'orologio e andare. Questa cosa secondo me è molto utile, cercate delle carte che siano compatibili con questo, probabilmente la vostra banca già ve le fornisce, quindi informatevi da loro e siate pronti a utilizzare spesso le carte. In caso non ci siano disponibilità di carte compatibili con Apple Pay o Google Pay o qualsiasi altra cosa, imparatevi a memoria i codici, imparateli bene e siate pronti ad usarli sempre. Non è molto comune PayPal, quindi nonostante molti lo abbiano, è una cosa che bene o male molti usano. Ci sono dei tassi di interesse un po' più alti perché il mio PayPal sono in euro e qui PayPal è in corone, quindi applicherà dei tassi di cambio un po' più alti, ma comunque per emergenze fatevi un account PayPal, magari legatelo al vostro conto bancario così potete immediatamente trasferire dei soldi a chiunque vi abbia prestato qualcosa, così siete sempre a posto, non dovete tenere mille conti, mille ricordi, mille note, ma comunque non fate affidamento solo su PayPal perché non è così comune, non è così usato. Consiglio personale, mentre siete qui, apritevi una di quelle carte prepagate online, ad esempio Revolut, Hype, N26 o Buddybank, perché è veramente, veramente comoda. Io personalmente ho provato Hype, sto usando Revolut, tra le due vi consiglio Revolut perché finora non ho visto limiti di utilizzo, mentre con Hype c'è un limite annuale, non ricordo l'ammontare del limite, però comunque so che c'è e qui sicuramente lo sforerete perché io almeno uso Revolut per tutto. Uso Revolut per pagare il caffè, per pagare la spesa, uso Revolut per quando vado fuori a mangiare, quindi chiaramente il limite dopo un po' vi sarà stretto, ma in generale io vi consiglio di prendere una di queste prepagate, che può essere Revolut, può essere N26, e iniziare a usare quelle che sono sicuramente compatibili con il vostro dispositivo, sono sicuramente compatibili con la ricarica veloce tramite Apple Pay ad esempio, quindi se avete collegato un'altra carta o il vostro conto Apple Pay potrete ricaricarle istantaneamente senza dover aspettare i canonici 2 o 3 giorni di un bonifico ordinario. Gli svedesi utilizzano un altro metodo di pagamento che è Swish, è un metodo solamente svedese, richiede il personal number, che è un numero che dovrete fare una volta arrivati qui, e un conto bancario svedese. Ora, io non aprirei un conto bancario svedese, non l'ho aperto per me, semplicemente per un motivo. La mia banca mi permette di usare il mio conto
senza interessi con le mie carte qui in Svezia. Se la vostra banca vi permette di fare questo, secondo me non ha senso aprire un conto svedese per stare qui 2 anni. Se la vostra banca vi pone delle limitazioni sulle carte, sull'ammontare di soldi che potete usare qui, sugli interessi, quindi magari vi propone degli interessi molto alti, allora a quel punto valuterei di aprire un conto svedese, a meno che non riusciate a fare tutto con Revolut o Hype o qualsiasi altra piattaforma preferiate. Ma in ogni caso la prima cosa da fare prima di pensare ad aprire un conto svedese è vedere se la mia banca mi offre qualcosa che sia più comodo e vantaggioso. Controllate bene con la vostra, chiedete subito appena sapete che volete venire qui. E una volta che siete qui, provate a pagare con la carta se vi hanno detto che funziona, vedete quanti soldi spendete in corone, vedete l'ammontare in euro, vedete gli interessi se ci sono. Bene, anche oggi siamo arrivati in fondo al video, spero che vi sia stato utile. Sarà venuto un video un po' più corto del solito, non è un problema. Ci vediamo alla prossima, probabilmente con un video sul basket, sull'NBA, perché anche gli studenti qua in Svezia hanno degli hobby e gli piace fare qualcos'altro che non sia studiare e dedicarsi all'università. Quindi in ogni caso ci vediamo al prossimo video. Ciao!